Benvenuto, benvenuta! Quest'oggi ti voglio accompagnare alla scoperta di un brano, secondo me, molto ricco di spunti, che è Te quiero todavía di Canaro, Cantafama. In qualche modo ti vorrei accompagnare alla scoperta di tutto quello che è interessante ed è utile da scoprire perché poi ci permette di interpretare meglio danzando il brano. Okay? Partiamo quindi dall'analisi musicale del brano, non solo temi, ma anche cosa succede all'interno del tema. E poi andiamo a vedere quello che può essere una traduzione corporea. Sostanzialmente quello che faccio durante le lezioni di interpretango. Si parte da un brano, lo analizziamo musicalmente, poi proviamo a capire cosa c'è di importante da evidenziare, facciamo degli esercizi e poi, in ultima battuta, una volta che abbiamo la consapevolezza come leaders e come followers, possiamo ballarlo in coppia, in modo tale da averlo veramente dentro di noi, capendo cosa vogliamo esaltare ballando. Ok, basta con le ciance e andiamo subito a scoprire questo brano. Questo brano innanzitutto ha delle caratteristiche proprio strutturali. Tu sai certamente che ogni brano normalmente è composto da un tema A e un tema B, forse qualche volta un tema C. Questo è un brano cantato che ha una caratteristica, o forse più di una caratteristica, che lo rendono un po' unico. Parte strumentale, ma il cantante questa volta non entra dopo tema A e tema B strumentale, cosa che normalmente fa, riprendendo il tema A, invece il cantante fa una bella sorpresa. Allora, cominciamo dal tema A. Come è fatto il tema A? Andiamo a scoprirlo insieme. Primo giro di 8, un marcato in 4, senti che c'è una valorizzazione sia del beat sia di quello che sta tra un beat e l'altro. Ascoltalo. Sì? Risposta secondo giro di 8. E torna. Prima anomalia, abbiamo solo 3 giri da 8 in un tema A, quindi non 4. Cosa succede sul tema B? Entra subito il cantante. Cosa succede? Ascoltiamolo insieme. Quiero todavía mi viejo amor. Quindi, che cosa c'è? Qui c'è un dialogo tra il cantante e la tromba. Quindi è interessante perché noi possiamo dividere con grande chiarezza la domanda, il cantante, dalla risposta, che è la tromba. Che cosa poi muova nel nostro corpo lo andiamo a vedere più avanti. Ok? Prima lo identifichiamo. Primo step, didatticamente parlando. Capisco come è fatto. Vuoi risentirlo? Risentiamolo. Te quiero todavía, mi viejo amor, vas en el alma mía. Qui entra prima. Como un dolor che a fuerza. Quindi, al di là dei conti, sentiamo che c'è una domanda del cantante e c'è una risposta della tromba. Ok? Ascoltiamolo fino al fondo. Domanda, risposta, conclusione. Ora, che succederà? Abbiamo un tema A, un tema B col cantante, domanda e risposta. Cosa arriverà?
Andiamolo a scoprire insieme. Sempre domanda e risposta, ma questa volta non c'è più la tromba, c'è il violino. Senti. Sì? Conclusione. Sì? Ce l'hai? Bene. Con questa analisi cominci a capire che in un tango come questo, interessante e ricco di spunti, abbiamo delle anomalie da un punto di vista strutturale. Abbiamo un A, B, un B1 che è lo stesso B ma con un dialogo tra non più cantante e tromba, ma cantante e violino. Cioè? Cosa ritornerà? Che tema, no? Torniamo dall'inizio. Quindi dopo un primo giro di 8 più ritmico abbiamo un questo più morbido e di nuovo conclusione. Ok? Molto chiara questa costruzione perché noi sappiamo esattamente cosa è previsto al giro di 8 successivo. Mi segui? La prevedibilità qui è alta e questo ci aiuta molto nel momento in cui balliamo, come leaders e come followers, che sia chiaro. Che cosa succederà adesso? Hai un'idea? Andiamo a vedere. Che cos'è? È il tema B, ma non c'è più il cantante, adesso il dialogo è all'interno dell'orchestra. Quindi non più voce, domanda, tromba, risposta, orchestra, tromba. Sì? Risposta della tromba. Ma il meccanismo è uguale. Conclusione. E ripete. È tutto uguale. Sì? Arriviamo alla fine, dai. Risposta. E arriverà inevitabilmente la conclusione. Sì? Ok. Allora, abbiamo capito mentalmente come, razionalmente, come funziona questo brano, come è strutturato, e quindi siamo pronti per poter sperimentare in danza quello che abbiamo prima capito. Quindi capiamo razionalmente, funziona così questo tango, sperimentiamo con degli esercizi che possiamo fare da soli e da sole per cercare di essere puntuali nel gioco della domanda e della risposta, nel gioco del marcati in 4, marcati in 2. Quindi sul tema B o sul tema A. Mi segui? Allora, il prossimo video ti dimostro danzando quali sono gli esercizi che per esempio ti possono essere utili per identificare puntualmente i momenti. Sì? Mi hai seguito fino a qua? Ti è chiaro? Allora, riascoltati il brano tutto, cerca di dividerti le fasi, capisci cosa succede, usa le dita se ti serve, usa domanda, risposta,
Usa tutto quello che desideri perché stiamo studiando. Quindi non c'è la condizione di tango in cui io sono obbligato a fare movimenti di tango. Io studio, quindi sono libero di prima capire, poi sentire. Ok? Sai? Mi segui? Ci vediamo al prossimo video e traduciamo in danza questo brano molto interessante. Canaro con Fa 1940. Te quiero todavía. Al prossimo video. Ti aspetto, eh. Ciao!